Ciao a tutti, io sono Steve Energy e benvenuti in questo primo video di City Skylines in italiano sul canale Steve Energy Italia. Vediamo di iniziare da una mappa del gioco di base. Questa mappa si chiama Windfield e vediamo di iniziare una città da zero andando a vedere come iniziare non al meglio, diciamo, come faccio io di solito, o quasi. Allora, come vedete, la prima cosa che il gioco vi va a proporre è di costruire una strada per andare a sbloccare tutte quante le varie opzioni della prima milestone, perché il gioco si basa su delle milestone, cioè voi dovete raggiungere dei certi livelli di popolazione per andare a sbloccare progressivamente tutti i vari edifici, i vari servizi del gioco. Si comincia dal quadrato iniziale, dal tile iniziale. Probabilmente mi sentirete usare delle parole in inglese molte volte perché ho già fatto qualche video ma in inglese e mi viene molto più naturale, ma vediamo di fare un po' di ordine. Iniziamo andando a tracciare le strade all'inizio. Allora, come faccio? Premendo col tasto sinistro, poi mi vado a direzionare dove voglio e premendo col tasto destro esco dal comando che ho appena dato. Ogni strada ha un certo costo, cioè 40 monetine, ducati, simoleon, come li volete chiamare se siete un SimCity, un giocatore di SimCity. Costa 40 a quadratino e ha un certo upkeep, cioè un certo mantenimento. Ogni strada ha anche una velocità, questa ha 40 ed è two lane, quindi ha due corsie. Questa è due corsie a senso unico. E questa ha due corsie a doppio senso di marcia, però gravel, cioè con la terra. E costa la metà. Come vedete il costo, questa costa 40 farla e questa costa 20. Ha una velocità leggermente ridotta di 10, quindi questa è speed 30, velocità 30 e questa è la massima velocità che fanno le auto è 40. Io di solito inizio con questa perché spendo poco, spendo la metà e posso fare una città più grande. Poi a mano a mano che vado a raggiungere le milestone vado a fare il miglioramento. Allora, vediamo di fare qualcosa. Vediamo di fare un'entrata. La pianificazione della strada è molto importante, soprattutto perché andremo a fare una zona industriale qui sopra e una zona residenziale qua sotto. Per cercare di evitare problemi grossi dovete cercare un minimo di vedere la vostra città già, non dico davanti ai vostri occhi come se nulla fosse, però cercare di avere idea di dove andate a costruire. Qui ci dovrà essere un incrocio iniziale, noi faremo l'incrocio più semplice che è possibile fare, e cioè una rotonda. Come facciamo a fare la rotonda perfetta? Cominciamo con queste two lane, con questa due corsie senza asfalto. Allora, uniamo questa e ci troviamo il punto centrale. Vedete che va il mouse a posizionarsi qua. Ci facciamo delle linee di costruzione come se fosse un disegno. Questo lo andiamo a cancellare. Faremo spesso delle strade di costruzione come se fosse un disegno tecnico. Non so se mai avete disegnato.
Andiamo a farlo di qua, quindi la spezziamo qua, bene. Questa è lunga 200 fino a qua. Allora, ci facciamo l'inizio e la facciamo lunga 200. Vedete che ci sono delle linee più lunghe ogni 10 quadratini che vengono fatti. E il costo vi dà 400. Questi quadratini vanno ad individuare dove voi potete mettere le varie zone dove andranno a crescere gli edifici. Allora qui con una piccola strada di costruzione andiamo a fare il centro, facciamo i nostri assi, selezioniamo la strada che fa la strada che fa la modalità curva, poi col tasto sinistro cominciamo, selezioniamo qua, vi dà la direzione con la linea tratteggiata, selezioniamo la fine dell'arco sinistro e poi vado a iniziare l'arco. Come vedete, questo è un perfetto quarto di cerchio. A mano che io seleziono, rimane selezionato l'inizio, tasto sinistro, tasto sinistro, tasto sinistro, tasto sinistro. Perfetto. Non vado a togliere queste strade nel mezzo, perché altrimenti il gioco mi va a deformare tutte le strade. Quindi vado a fare adesso un piccolo arco da qui a qui e da qui a qui. Ok? Perfetto. Queste qua le andremo a togliere dopo. Questa qui la possiamo già togliere adesso perché qui strade non ne metteremo più. Adesso andiamo. Questo sarà temporaneo perché poi faremo un incrocio qua, ma nelle puntate dopo, nelle puntate successive. Questo va bene per le rotonde. Diciamo che si può fare una città assolutamente senza neanche una rotonda. È più difficile. Il traffico deve andare a fluire con una certa precisione, però si può fare. Allora adesso mettiamo la strada dritta, ok, e qui ci dobbiamo mettere la nostra zona industriale. Qui invece ci andremo a mettere la nostra zona residenziale. Allora, come vedete, gli unici due servizi che sono abilitati sono l'energia elettrica e l'acqua. Quindi si va a partire con... Dobbiamo piazzare l'energia elettrica. Abbiamo disponibili di base le turbine eoliche che ci danno solamente 8 megawatt se le piazziamo nel colore scuro, vedete? Qui è 7, quindi non è neanche il massimo. A mano che mi allontano dal colore blu scuro mi va a diminuire il numero dei megawatt che vengono prodotti, qui 6 e qui è 5. Io normalmente parto con una centrale a carbone e poi piano piano rendo green, rendo ecologica la città andando a sostituirle con per esempio il geotermico, il solare, questo solare con la torre e così via. E poi l'acqua. L'acqua si può prendere in due modi, o con le water pumping station, con le pompe che si vanno a piazzare direttamente qua. Bisogna stare attenti a piazzare ovviamente la pompa, le vedete le freccette, l'acqua scorre nel senso delle frecce. Quindi questo per esempio è lo scarico dell'acqua delle fogne. Io posso, non devo mai andare a mettere le fogne prima ovviamente di dove vado poi a prendere l'acqua con le pompe, perché altrimenti potete ben capire che i nostri cittadini faranno una brutta fine. Mettiamo una pompa qui, poi questi water treatment plant sono il trattamento delle acque semplice e il trattamento delle acque ecologico.
Questo è lo scarico ecologico e questo è lo scarico invece più inquinante in assoluto. Allora, io normalmente, a differenza di altri, io parto sempre con questo. Questi vengono dati con l'ultimo DLC che è uscito, quindi con Sunset Harbor, e io li piazzo normalmente, siccome sono inquinanti, li piazzo dentro all'area industriale. Allora, vediamo di fare un layout semplice ma elegante. Allora, ok. Da notare che non ho ancora sbloccato il gioco. Ok? Io non l'ho ancora sbloccato. Non faccio un incrocio qua perché è troppo vicino a questo. Questa la posso cancellare, anche questa e anche questa. Poi quando dovrò collegare qua la dovrò fare di nuovo, altrimenti mi si deforma tutta la rotonda. Facciamo una strada fino a qua, non la collego, così ho un numero minore di incroci possibile. Bene. Poi qui ci metto la mia centrale, vediamo, la possiamo piazzare qui all'interno. Anche qui va bene. Qua. Ecco, quando io vado a piazzare una centrale elettrica, come vedete, ho questa bolla blu che mi indica dove ho la propagazione dell'energia elettrica. Poi faccio la stessa cosa, creo una zona per i nostri residenti. Allora, lo facciamo arrivare fin qua. Allora, vediamo se riusciamo a collegare. Vedete che i soldi scendono. Adesso poi vi dirò di abbasseremo il budget. Allora, andiamo qua. Andiamo a piazzare, prima che mi dimentico, il trattamento delle acque. E lo piazziamo qua. E piazziamo l'acqua con i tubi. Ok. L'organizzazione delle strade nella vostra città è molto importante. Ognuno al suo modo. Avrete trovato un sacco di video con il modo più semplice è quello di fare griglie, cioè unire, fare quadratoni. Il massimo entro cui le case vengono inserite sono questi quattro quadratini che nascono ai bordi delle strade. Faremo diversi quartieri. Allora vediamo di farli un pochino distanziati. Così nel mezzo poi ci metteremo i parchi e tutte i parchi e le zone pedonali dove andremo a far camminare. Ok, poi ne mettiamo un'altra
Vediamo, ne mettiamo un'altra qua. Questa è venuta un po' più piccola, ma non vuol dire. Qui ci metteremo qualche servizio. Lo facciamo fin qua. Facciamo così, così qui ci mettiamo un parco. Esatto. Qui lo lasciamo libero. Ci faremo un parco nel mezzo, oppure ci metteremo la zona commerciale, qualcosa del genere. Allora, qui adesso andremo a mettere le case. Vediamo qua, qua e qua. Poi io mi voglio allora facciamo una cosa, andiamo selezionando questo, tolgo le zone, facciamo una cosa diversa ancora. Abbiamo tanti strumenti per andare a mettere. Il fill, come vedete, riempie totalmente un'area. Il marquee va a fare questa cosa qua, quindi noi selezioniamo. Questo abbiamo una specie di pennello e quell'altro abbiamo un pennello di dimensioni più grandi. Ok? Adesso se noi lo lasciamo qua, andremo probabilmente a dare l'energia elettrica a questo ragazzo qua. Adesso abbiamo ancora 20.000. Abbiamo messo l'energia elettrica, dobbiamo mettere i pali, dobbiamo distribuirla, quindi ne mettiamo un'altra qua. Ok. Oppure potremmo, guardate, spendiamo 1.600, no, proviamo. Allora, abbiamo fino qua. Questa è la pubblicità che noi andremo a skippare. Ok, 19.000. Abbiamo ancora un sacco di soldi. Questa. Qui andiamo a fare un altro quartiere diverso. Poi qui metteremo una strada, una litoranea. Andiamo ad aumentare i tubi, la distribuzione dell'acqua. Ok. E adesso andiamo a mettere giù, ad abbassare tutto il budget. Partiamo col budget al minimo. Quello sopra è il budget del giorno, quello sotto è il budget della notte. Vedete che c'è la luna qua sotto e il sole.
quindi spenderemo il meno possibile. Abbiamo ancora 9.000. Abbiamo ancora 9.000, ok. Possiamo sbloccare. Vediamo di non esserci dimenticati nulla. Speriamo che qui vada a collegarsi. Dovrebbe andare a collegarsi. Ok. Mettiamo il 3. E le nostre case vanno a spawnare, come si dice in gergo, vanno a nascere, a comparire. A mano vanno qui. A noi ci interessa che arrivi qua in fondo, così la distribuzione dell'acqua inizia. Ok. Ci siamo quasi. Ok, perfetto, pausa. Questa è la pubblicità, saltiamo anche questa. Ok. Adesso andiamo, come vedete qui ci sono le varie domande. Cosa sono queste? Queste sono il grado di domanda che abbiamo, cioè quanta domanda residenziale, quanta domanda di zone commerciali, quanta domanda di zone industriali. Ok? Noi adesso abbiamo messo le persone, abbiamo messo le zone residenziali, quelle verdi, e adesso col fill andiamo a creare tutte le zone che mancano. Adesso qui avremo un boom, siamo a 7.000, dobbiamo raggiungere questa milestone che sono 480 persone per andare a sbloccare le tasse e quindi aumenteremo le tasse al 12%, che è il livello massimo si possono mettere per il lungo periodo senza avere le persone che si lamentano giustamente delle tasse. Adesso mettiamo delle zone commerciali. Vedete che andiamo a mettere, possiamo anche mettere la velocità 1 e piano piano andare a fare qualcosa. Allora, vediamo. Andiamo a mettere le zone commerciali qui, 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 e le zone industriali. Benissimo. Come minimo, aspettate, che tolgo le industrie di qua, così almeno qui sono sicuro che si vanno a distribuire in una maniera sensata. Come vedete, le case vanno, le zone commerciali stanno nascendo e le zone industriali lo stesso. I cittadini arrivano, questo è l'unico collegamento con l'esterno, di qui arrivano sia le merci che le persone che si vanno a trasferire, perché se noi andiamo a selezionarlo, questo lavora alla centrale e risiede qua. E volendo lo possiamo seguire. Vediamo, è felice. Intanto ci sono tutte le case che vanno a costruirsi e siamo arrivati a casa. Eccoli qua. Tutte queste case sono di livello 1, come vedete, e ci viene detto come aumentare di livello. Se io mi fermo sopra col mouse, mi dice l'educazione, educate more citizens. Educate più cittadini per permettere a questo edificio di essere migliorato. Noi non lo facciamo subito. Non lo facciamo subito perché
Intanto siamo andati già in positivo, come vedete. Probabilmente non me ne sono accorto, ma non penso di essere andato in negativo. E stiamo già guadagnando 600. La zona industriale è al massimo. E adesso piano piano avremo le varie zone che vanno a popolarsi. Possiamo andare a velocità 3. Qui di lato abbiamo le info views, abbiamo tutti i monitor, no? Se io seleziono qua mi dice l'elettricità, quando manca è rossa. Siamo quasi al limite, vedete? Prodotta 10, stiamo andando sul giallo. Quando andiamo a metà giallo a rosso mi viene indicato che c'è. Intanto abbiamo raggiunto Little Hamlet. Bene, abbiamo sbloccato le tasse, i prestiti. Io se posso non prendo prestiti, non prendo loans. Mia scelta, mio modo di giocare. Voi ovviamente li potete prendere, potete avere un boost al miglioramento. Abbiamo il garbage, l'immondizia, che è veramente una cosa di base da piazzare. Potremmo piazzare o i landfill o le discariche, oppure i recycling center. Abbiamo anche sbloccato finalmente le scuole, quindi in teoria possiamo mettere già le scuole, sia elementari per adesso, esatto, poi nel milestone dopo avremo probabilmente anche le high school, un pochino più avanti. Eccole qua. Bene. Abbiamo anche guadagnato un po' di soldi, direi, sì, 20.000. Bene, andiamo avanti. Andiamo ad aumentare il budget. Quindi vi ricordate che abbiamo tirato giù il budget e quindi adesso è sul giallo. Bene, noi andiamo qua e andiamo a migliorarlo, a tirarlo su. L'acqua ci serve? L'acqua direi che, ecco, con questa strategia che io ho adottato, questo ci basta per parecchio, ci basterà, ma come vedete siamo già al limite. Io preferisco metterne 2 e diminuire l'inquinamento. Questa ha una drain capacity di quasi 15.000. Se io avessi messo questa qui avrei avuto una drain capacity di 120.000. Però avrei inquinato molto di più. Pollution 100, questo è pollution 45, meno della metà. Possiamo aumentare la velocità. I nostri indicatori stanno piano piano crescendo, va tutto bene. Adesso dobbiamo assolutamente dobbiamo aumentare le tasse. Allora, le tasse, andiamo qui. Le tasse sono divise in residenziali, commerciali e industriali. Possiamo aumentarle anche fino al 29%, però poi aspettatevi che le persone se ne vanno oppure protestano. Se mettete tutto a 12, siete a posto, siete tranquilli, avremo un boost e non dovremmo avere particolari ripercussioni. Allora, abbiamo problemi. Allora, quando ci sono dei problemi, come vedete, c'è questo indicatore. Ma attenzione, potrebbe essere fuorviante. Perché? Andiamo a vedere. Noi abbiamo tirato giù il budget da qua, ok? Potrebbe essere benissimo che alzando il budget il problema si risolve. Come vedete, il sewage è qui. Bene, allora andiamo ad aumentarlo. Sblocchiamo il tempo. Io lo faccio sempre col pollice sul tasto sullo spazio. Premendo spazio vado in pausa, premendo spazio riparto. Come vedete è bastato aumentare di pochino che il problema è andato su. Quindi sempre prima di partire a costruire le cose, quando vedete i vari fumettini con i vari problemi, andate ad aspettare. Guardate bene, tirate su, guardate le tasse. Allora,
dobbiamo fare un po' più zone commerciali. Bene, allora le facciamo da questa parte. Non faccio se posso non faccio mai incroci a 4, tranne, come vedete, ogni tanto. Abbiamo di nuovo il fumettino, dobbiamo alzare le tasse per questo, sì. Questo ci dà, perché facciamo così? Per guadagnare il più possibile, per ottimizzare al massimo le entrate. Infatti siamo già a 40.000 con 2.500 di guadagno alla settimana e possiamo permetterci già in teoria di migliorare le strade, ma non ci serve, non è. Quando raggiungeremo diverse migliaia andremo a lavorare sulle strade, magari non tutte, magari metteremo qui la strada a 4 corsie, qui questa diventerà autostrada, anche questa, di modo da aumentare la velocità. Come vedete qui arrivano a una velocità elevata, qui rallentano perché vanno a 40 e qui rallentano ancora perché vanno a 30, ma questo non va a influire. Allora, Worthy Village, abbiamo raggiunto la seconda milestone e vedete che il gioco chiede il garbage. Ok, bene, il gioco lo chiede, noi lo mettiamo. Allora, lo mettiamo lontano. Tutta questa bolla viola è la zona di inquinamento. Potremmo metterlo anche fin qua, però non preferisco di no, ecco. Ne mettiamo per adesso uno qua e uno qua. Tanti soldi li abbiamo. Sblocchiamo. Io uso quasi anche questa scelta personale. Scelta assolutamente personale. Tiriamo su di nuovo l'acqua. Guardiamo l'energia elettrica. Tiriamo su. Quando andremo a raggiungere il 100%, basta, fine. Questa cosa qua non andrà più a fare, a essere, cioè non andremo più a toccare se non in casi eccezionali. Come vedete, adesso ci sono tutti i camioncini della spazzatura che si stanno muovendo. Se noi ne seguiamo uno, dove passa, raccoglie. Come vedete è passato, no, doveva passare e raccogliere. Ah, perché è pieno, ecco perché. Perché era pieno. Allora seguiamo questo. Qui è sparito, qui è sparito. Come vedete, ok, il problema, probabilmente ne bastava uno, però noi possiamo anche accontentarci. Bene, gli indicatori sono tutti nel medio, molto bene. Siamo a 1000 e direi che per questo primo episodio va più che bene. Quindi ci vediamo col secondo episodio. Se avete qualsiasi domanda a cui spero di poter rispondere, lasciatela nei commenti, sottoscrivete il canale e attivate la campanella così avete la notifica di quando i video verranno pubblicati. E io metto anche in descrizione i link del mio canale della piattaforma Viola dove vado in live. Le live sono inglese-italiano, più inglese che italiano, ma se voi ovviamente parlate in italiano io sono lì, ovviamente. E ecco, ci fermiamo. La prossima volta andremo a mettere la polizia, come vedete la chiede. C'è l'indicazione. Seguendo le varie indicazioni dobbiamo mettere i vigili del fuoco e la polizia. Abbiamo assolutamente i soldi. Eccoli qua. Sono 12.000 più 12.000. Bene, perfetto. Alla prossima volta e ci vediamo su YouTube, ci vediamo sulla piattaforma Viola o anche sul mio canale Discord, sempre in descrizione. Ciao ciao!